Manca poco al traguardo. Sto trovando delle forze che non sapevo neanche di avere. Francia ormai non riesce neanche più a parlare. Buongiorno, giorno numero 3 della Via degli Dei. Siamo freschi come due rose, ma partiamo con il momento migliore che è la colazione. Oggi la tappa è facile. No. Oggi dovrebbero essere 15, ma ci siamo accorti che le guide ciurlano nel manico e ti tolgono sempre qualche chilometro. Riempimento borraccia. Oh, vi facciamo vedere proprio tutto su questo canale, passo passo. Partiti. Raga, oggi è tutta salita. Sto cercando di sistemarti la borraccia. Sto già perdendo l'acqua, vedete? Siamo appena partiti. Mi disidraterò probabilmente. Partiti da 5 minuti e Franci è già inesorabilmente indietro. Ora si è accorta che ho acceso la camera e improvvisamente le sono tornate le forze. Va che sprint. Da ora in poi farò finta di filmarti a camera spenta, solo per farti ripartire. Elisa? Elisa di Rivombrosa? No, non è Elisa di Rivombrosa, è Elisa del B&B dei Romani. Ci ha raccontato che questa era la via Flaminia Militare, che hanno ritrovato due amici alla fine degli anni 70, mettendosi a scavare nel bosco per cercare un'antica via che univa Bologna a Firenze. Hanno creato l'inizio di quello che è l'interesse verso la via degli Dei. Potevano drogarsi come tutti i ragazzi normali. Oggi ragazzi camminiamo nei boschi immersi nella nebbia. Ha un certo fascino, devo dire, finché non piove. Cambio gomme. Mettiamo il pigiama allo zaino e siccome, come detto, ne abbiamo una per tappa, momento Jelly Belly della tappa 3. Ma se ti dicessi che... Le abbiamo perse? Che ce ne sono solo più due? Non ne abbiamo una per tappa. Ce n'erano 5. Te sei magnata Jelly Belly stanotte? No, giuro. E si riparte alla grande. Pausetta perché oggi è una tratta veramente breve. Mancano tipo 2 ore all'arrivo. E queste sono le tue scuse ufficiali per giustificare il fatto che non sono manco le 11 e già te magni in panino. Sì, ma sono piccolini. Per Gianni alla mortadella. Per me prosciutto cotto e formaggio, tipo bambino delle elementari. Maremma dei Fornelli si entra in Toscana. Abbiamo sbagliato tutto, ragazzi. Dovremmo vederli ora i selciati della via romana, cioè questi. Credo. Ripartiti. Anche perché oggi fa freschino e se ti fermi a mangiare il tuo panino più di 10-15 minuti cominci a ibernare. In realtà quello che abbiamo capito è che non dovete chiedere com'è la tappa, perché uno vi dirà che la prima è facile, uno che la prima è la più difficile. È un po' come quando ci chiedono qual è il nostro stellato preferito. Lo dico in questo video così magari non ci viene più fatta la domanda. Ma so che la mia speranza è vana. Ultima salita e poi per oggi dovremmo aver chiuso con le salite. Mi sembra un'ottima notizia. E niente raga, anche le app di trail, come vedete, sono inaffidabili. Salita. Laghetto. Ne approfittiamo per una pausa acqua. Eccoli. Erano questi qua i selciati, non quelli che vi abbiamo fatto vedere prima. Siete arrivati alle Banditacce, il punto più alto della Via degli Dei. Suona la campana per sancire il traguardo. Bella questa tappa, mi è piaciuta un sacco. Domani è uguale, per favore? Ma domani sarà... Siamo quasi arrivati, cimitero militare, quindi vuol dire che il passo della Futa è qua. No, ragazzi scusate, avevamo troppa fame e quindi vi siete persi il secondo panino. Siamo arrivati... È questo il posto? Spero di sì. Non mi sento più svariate parti del corpo. Penso che andrò a farmi una doccetta. Stasera tris di primi, anzi quattris. Sì, fare tutta la ricarica. Buongiorno. Oggi giorno 4, prima colazione, panini e poi si parte. Il mio primo cornetto alla crema della Via degli Dei. Non ne mangio uno da quando eravamo a Milano. E annesso cappuccino. Quanti chilometri abbiamo fatto ieri? 17 chilometri e quasi e mezzo. Oggi 25-26 chilometri. Dobbiamo arrivare fino a San Piero a Sieve, più 2,3 chilometri perché noi siamo andati a dormire a Traversa. Prevista pioggia, ma noi non abbiamo paura di niente
credo. Per ora, nella mia classifica delle varie tappe, continua a essere stata la tappa più cazzuta la numero 1. Dai che mancano solo 45 km. Dai. Mancano 45 km a Firenze di statale. Ma noi siamo strong e la facciamo sul sentiero. Quindi contate secondo me 45 più altri 20, 30, 40, massimo 50, non più di 60. Oggi salitina, difficoltà media, dice il libro, Vediamo se riesco a farvi vedere Franci che sbuca dalla nebbia, tipo The Blair Witch Project. Vietato citare film dell'orrore ambientati nelle foreste nebbiose, altrimenti Franci si spaventa. Quindi non si parla di The Blair Witch Project, non si parla di Laura Palmer. Franci non vede l'ora di scartare la sua caramella di competenza della tappa 4. Sì, e tra l'altro un'informazione molto importante, abbiamo ritrovato la quinta caramella, quindi domani avremo la nostra caramella di premio. Franci fa la via degli dei solo perché viene motivata dalle caramelle. Sì. Quanto ti piace questo momento? È il mio preferito. Vi faccio anche vedere un attimo di panorama. Decathlon, fammi un pack multigusto. Ma non è Decathlon. Chi è? Ma noi non l'abbiamo comprata la Decathlon. Come dire al Carrefour che compri il Kinder Bueno. Cioè sono 3 giorni che faccio il filo a Decathlon e loro non c'entrano niente. Fantastico. Ora è arrivato il momento di accasciarsi contro un albero, perché tanto lo sappiamo che non troveremo una panchina o un posto all'ombra decente, e ci mangeremo il nostro panozzo che abbiamo comprato oggi in quel di Traversa. Sì, ma con che vista te lo mangi il panozzo? Vogliamo parlarne? Oppala! Allora, le scelte gastronomiche di oggi prevedono per Franci panino, formaggio e pomodori. Ha optato per una mezza scelta veggie perché dopo 3 giorni di salumi e formaggi non ne poteva più. Io invece insisto, salame, che forse salame ancora non l'avevo mangiato, e lo stesso formaggio di Franci all'interno di una morbida focaccia. Bicchierino di Brunello? Non c'è? Del Chianti? Neanche. Sangiovese base? Ecco, poi c'è questa fase, quando ci siamo appena alzati da qualsiasi posto dove ci siamo seduti per 10 minuti, dove sopraggiunge il rigor mortis a Franci che non riesce più a deambulare. Perché mi devi ridicolizzare davanti migliaia e migliaia e migliaia di persone? Perché su questo si fonda il nostro canale. Il successo, oserei dire, del nostro canale. Sulla mia bullizzazione? Free Franci. Che ho imparato sulla via degli dei, che lo zaino si allaccia anche in vita, di modo tale che così vi scarica le spalle. Per averlo imparato alla tappa quarta quasi completata, direi che è un ottimo tempismo. Cosa numero 2 sullo zaino: non lo riempite troppo. Pesano il mio 9 e quello di Giano 10, troppo. Noi abbiamo anche il problema che abbiamo messo la tecnologia per fare i video, che abbiamo la tenda, il materassino e il sacco a pelo. Aspetto positivo di questo tratto di Toscana, della quarta tappa, è sicuramente la vista. L'aspetto negativo è che vi sparate questi 7-8 km sotto il sole, senza una panchina, senza una fontana, ma d'altronde ci avevano avvisato che il tratto toscano della Via degli Dei è indubbiamente meno fornito, anche meno indicato rispetto a quello emiliano. Vero Franci che ce la faremo? C'è scritto Sampiero a Sieve? No, c'è scritto località Povero Gabbiano. Da un punto di vista paesaggistico forse il tratto più bello di tutta la Via degli Dei. Arrivati a San Piero a Sieve, quasi conclusa la nostra quarta tappa. Comunque raga, in ogni tappa la parte più difficile è l'ultimo miglio, forse perché il tuo corpo sa di essere quasi arrivato. Un po' come quando vi scappa la pipì, ma ce la fate a tenerla. Quando arrivate al portone di casa, mentre siete lì che armeggiate con le chiavi, ecco, in quel momento lì ve la fate addosso. La teoria della vescica consapevole. Forse ce l'abbiamo fatta. Momento tenda, ne avevo voglia. Io sto ferma qua così a riprendere tutto. E voilà. Picchetto, picchetto, picchetto e picchetto. E facciamo 5.
Dopo la doccia, tipo io sono disintegrata e devo assolutamente reperire del Voltaren, ci siamo indirizzati immediatamente verso l'osteria all'Aglione. Siamo a tavola con delle altre persone e quindi sono uscita a fare l'intro qua perché mi vergogno. Questo è l'Aglione. Allora ragazzi, queste sono tutte due scottone. And your blood is in the water as you go straight through my heart. Questo profumo che voi non potete sentire è l'aglione che arriva da questi pici spaziali. Se venite a fare la via degli dei potete mangiare i pici all'aglione. Io ho preso i pici all'aglione e tu hai preso... Non è il mio piatto, ragazzi, ho preso un'altra cosa. Ciao pici. Però mi arriva. Questa si chiama introiata, sempre coi pici. È una sorta di ragù dove dentro c'è un po' di tutto. Non sono in grado neanche di dirvi un ingrediente perché non me lo ricordo, però il profumo è pazzesco. Spacca, vero? Buono. Aveva il tavolo? Ha prenotato? Avevo un posto materassino. A nome? Franci. Credo sia già tutto al completo, signora. Ma è sicura di aver prenotato per stasera? La giornata di oggi finisce qui. Abbiamo fatto una cena dove ci siamo sparati delle toscanità molto interessanti. Domani mattina ci alziamo all'albissima perché ci aspettano, udite udite, 38 km, maremma. E poi aggiungete voi l'aggettivo che preferite, perché faremo insieme la tappa 5 e la tappa 6. Buonanotte e ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi. Ci aspettano 38 km. E potrebbe bastare questo. Ci metteremo Tutta la nostra esistenza. Stiamo unendo la tappa 5 e la tappa 6 perché lo fanno tutti e noi siamo dei caproni e abbiamo detto ma certo, se lo fanno tutti perché non unire due tappe. Cominciamo dalle basi. Brioche alla crema. Partiti. Io vi lascio in sovraimpressione, Nel senso che ve lo lascio io. quanto abbiamo speso per tutto. Spostamenti in treno, notti e cibo. Più o meno avremo speso intorno ai 500 euro. Però dovete considerare il pairing di vini, il servizio e il caffè. Fatelo fuori stagione, tipo aprile-maggio. L'anno scorso ci sono state 33.000 presenze. Ah, pensavo 33.000 morti. Quest'anno probabilmente 50.000. Bisogna cercare di venire quando non c'è la folla. Ci riaggiorniamo alla fine della tappa 5 per sapere come sarà la tappa 6. Ma quanto sono belli questi praticelli fioriti della Maremma. Qui abbiamo dell'acqua e qui ci sono le crostatine alla marmellata del Mulino Bianco. Non prenderemo nulla perché ci siamo già comprati i Ringo e abbiamo le nostre mitiche banane. E tra l'altro a breve è anche ora della caramella. Ma io direi di mangiarcela in cima come festeggiamento. Brava. Siamo più o meno a metà strada della tappa 5. Sta mettendo a piovere e prima o poi doveva succedere. È una situazione fangosa. Vediamo se riesco a volare e fare un po' di views. Ma dove vado? Torno Sul lato dove sei? Io sono sprofondata. Questa è la situazione delle mie scarpe. Francia ha deciso che è arrivato il momento caramella. Sì, per tirarmi sul morale. È sempre la solita certezza. Anche sotto la pioggia ti dà conforto. Pranzo di oggi, panino con la finocchiolo. Giusto per mangiare qualche salume, perché in questi giorni ne abbiamo mangiati pochi. Abbandoniamo la chiesetta che ci ha dato ristoro e proseguiamo. Franci è un fiore. Cammina come se avesse 112 anni. Ci dovrebbero essere 15 km a Fiesole e poi una volta arrivati a Fiesole ci vengono a prendere in pullman. Raga, ma sta vallata quanto è bella, Franci? Anche la quinta tappa dà delle soddisfazioni. Ora, lì non lo vedete, ma fidatevi, c'è scritto Fiesole. Noi ci troviamo a Vetta alle Croci. Fiesole! Sono ufficialmente da buttare via. Franci? pure. Bene, ci manca davvero poco e la parte finale è anche piuttosto facile. Ma dopo aver fatto 130 km, scusa ma ti chiamo un taxi. Bene, aggiornamento. Dopo aver capito che l'app
Perché? Forse vloggare sul pavé scivoloso in discesa non è proprio la cosa più intelligente da fare in questo momento. Ad ogni modo, volevo insultare l'app che sto usando. In realtà non è colpa dell'app, ma le mappe sono user generated, quindi non so chi è quel pirla che ha fatto la tappa 5 e la tappa 6, ma era completamente spanata. Siccome ne abbiamo un po' le scatole piene di questi ultimi chilometri, abbiamo detto: caro amico Google, come si fa ad arrivare a Piazza della Signoria, per favore? Diccelo tu che ci fidiamo solo di te. E quindi stiamo facendo il percorso più breve in linea d'aria tra Fiesole e Firenze, che poi sono gli ultimi chilometri. Il nostro quantitativo di chilometri quotidiani l'abbiamo fatto, non stiamo barando. Minchia se l'abbiamo fatto. Bene, andiamo a morire in Piazza della Signoria, a più tardi. Ragazzi, siamo a Firenze, manca poco al traguardo. Sto trovando delle forze che non sapevo neanche di avere. Francia ormai non riesce neanche più a parlare, no? La vedo, ragazzi, là di fronte a noi. Saranno sì e no in linea d'aria 300 metri. Mi sto chiedendo se esista davvero. Ho portato una umile action cam in questa vacanza e non posso zoomarvi, ma vi assicuro che quella là al fondo è Piazza della Signoria. Ok Franci, fai presente ai ragazzi che come in Vietnam ho preso sulle spalle il compagno ferito e l'ho portato in salvo. Sì, è tutto merito di Giano se sono arrivata alla fine. Mi racconta come stava per finire. Stava per finire in taxi, ma da Fiesole, non da chissà che cosa. Cioè, a un miglio dalla fine Franci voleva mollare. Ma hai portato a fare sta roba? E mo la finiamo. Ragazzi, guardate un po' dove siamo. Ce l'abbiamo fatta. Sono felice come un cretino. Non potete capire, raga. Cioè, va fatta questa cosa qua, va fatta. Prendetevi del tempo. Non vi serve chissà quale allenamento. Se l'abbiamo fatto noi, lo fate anche voi. È una palestra per il corpo, è una palestra per la testa. Lo so che è un paragone che non calza, ma per me è stata una piccola maratona. Non avevo mai fatto un'attività di endurance così cazzuta come questa. Eravamo andati a Machu Picchu 5 giorni col Salcantay Trail, ma avevamo faticato meno. E quindi io direi ci potrebbe stare, se fosse aperto, perché il 1° maggio, se fosse, una stiasciata dall'antico vinaio. Sì. Andiamo a vedere. Raga, ma l'antico vinaio senza coda, l'avete mai visto? A me è la prima volta che capita, Ottimo. Stanchezza a 1000, ma la forza di dare qualche morso ce l'ho ancora. Raga, ma quanto straborda. Che buona. E per gli amanti della statistica, questi sono i nostri dati totali finali complessivi: 42 ore di camminata, 133 km e 60 e 4000 metri di dislivello. Ragazzi, termina qui la nostra avventura. Speriamo vi sia piaciuta, anche perché ci è costata un mazzo tanto. Sì, la consigliamo. Molto difficile. No, ma non è vero, se fai così li scoraggi. E impegnativa. Il giusto. Non vi diciamo qual è la tappa più facile e più difficile, perché tanto è tutto soggettivo, ragazzi. La quarta. Ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.